Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 59. La tirannia di Crono. Gea e Urano, come siamo venuti a sapere, hanno molti figli, ma soprattutto ai primi è capitato un destino crudele. Gli Ecatonchiri, i giganti con le 100 braccia e le 50 teste, e i Ciclopi, altre figure troneggianti che hanno un solo occhio in mezzo alla fronte, sono incatenati nel Tartaro, un luogo così profondo che una incudine lasciata cadere in esso dalla superficie della terra impiegherebbe 9 giorni ad arrivare al suo pavimento, toccandolo solo allo scoccare del 10°. I titani sono meno imperfetti delle prime creature, ma Gea teme che Urano voglia rinchiudere anche questi per timore di essere detronizzato. In più, Gea cova del rancore verso Urano, in quanto soffre per quei primi mostruosi figli già imprigionati. Nel suo turbamento, Gea decide di raccogliere in un incontro segreto i titani e le titane. Confida le sue preoccupazioni ai figli. Soprattutto condivide il suo malessere con i maschi, sperando di instillare in loro un pensiero di ribellione, di vendetta. Ahi, figli miei, e di un padre scellerato, non volete ascoltarmi e punire vostro padre per la sua malvagia azione? Fu egli il primo ad escogitare un atto obbrobrioso. I figli, ascoltata la sorte dei loro primi fratelli, inorridiscono e ammutoliscono. Nessuno ha il coraggio di ribellarsi contro il padre. Soltanto Crono, il più giovane tra di loro, titano dai pensieri tortuosi, si fa coraggio e fa 2 passi avanti. Madre, urla, io qui prometto e compirò l'opera della tua e nostra vendetta. Non mi importa di colui che chiamo padre. Per me padre è divenuto un nome odioso. Lui per primo ha escogitato e compiuto un'azione scellerata. Gea si rincuora, ha trovato il suo campione. Provvede ad occultare Crono in un luogo propizio per un agguato. Gli porge un falcetto di diamante che lei stessa ha prodotto nel suo ampio seno. Questo falcetto taglientissimo è dentato e taglia in 2, senza sforzo alcuno, al solo contatto, qualsiasi oggetto. Falci neolitiche di osso con lame di selce vengono in antichità usate nei riti religiosi e pare che in Egitto e in Mesopotamia si usasse per operare i malati una specie di bisturi tratto da una roccia di vetro vulcanico di ossidiana. L'ossidiana esce come magma fluido dalle bocche di un vulcano. È come se dal grembo tumultuoso della terra uscisse la materia prima per una lama taglientissima. Questa falce viene altresì definita come composta di adamanto, il metallo indistruttibile, il cui nome significa il mai domato. Torniamo a Gea, che illustra il suo semplice ma risoluto piano all'impaziente figlia. Come ogni notte, Urano, ardente d'amore, vorrà scendere e abbracciare la terra, coprendola tutta.
Quando Urano si sarà coricato su Gea, Crono dovrà raccogliere tutto il proprio coraggio, uscire repente dal nascondiglio e senza por tempo in mezzo lo dovrà evirare. Così accade. Al momento opportuno Crono sgattaiola fuori dalla sua tana nascosta, afferra la virilità del padre Urano con la mano sinistra, che da quel giorno diviene la mano del malaugurio, e con la falce nella destra rapidamente la recide, gettandola con disprezzo dietro le spalle, nel mare di Capo Drepano, nella penisola calcidica. Urano, ferito, dolorante, ritorna rapidamente lontano, in alto. Da quella notte il dio del cielo mai più è sceso a trovare l'amata consorte. Gea raccoglie nelle sue pieghe le gocce di sangue dello sposo. Fecondata da queste, partorisce le Erinni, le forti, furie che puniscono i crimini di parricidio e di spergiuro. I loro nomi sono Aletto, Tisifone e Megera. Queste sono tra le divinità più temute e rispettate dal pensiero greco. Nulla, nemmeno l'azione turpe più segreta si può occultare alla loro vista, e terribile è sempre la loro vendetta. Da quelle gocce cadute prendono vita anche le ninfe del Frassino, chiamate Melie o Meliadi, e infine viene partorita una nuova stirpe di giganti. La virilità del padre Urano, gettata insieme al falcetto di diamante nel mare, prima di perdersi nelle profondità, feconda la spuma delle onde. Viene generata così, secondo alcuni, la più bella dea, la dea del desiderio e dell'amore, Afrodite. Il suo nome per Esiodo, infatti, significa nata dalla schiuma. Dopo questo evento, come ti dicevo, Urano non si avvicina più alla Terra per l'amplesso notturno. È un momento epocale nella storia delle origini del mondo. La procreazione primordiale cessa e prende l'avvio un nuovo dominio, quello del titano vendicatore, Crono. Inizia così la storia titanica. I titani liberano i ciclopi e gli ecatonchiri dal Tartaro e affidano, fiduciosi a Crono, la sovranità sulla terra. La loro fiducia nel fratello è sconfinata. Ha avuto l'incredibile coraggio di andare contro il padre e di sconfiggerlo. È stato un tranello, un agguato, è vero, ma tutti loro si sentono più sicuri, senza temere Urano, che avrebbe potuto di nuovo far piazza pulita di loro figli. Purtroppo Crono, non appena riesce ad ottenere il potere, si dimostra un tiranno ancor peggiore del padre. Esilia nuovamente nel Tartaro i ciclopi, i giganti dalle 100 braccia e, secondo alcuni, persino i suoi fratelli titani. Prende come moglie sua sorella Rea, cui è sacra la quercia, e inizia il suo governo sulla terra. Perché Crono si comporta così? Perché ancor più del padre Urano ama il potere e non vuole assolutamente perderlo. Egli, che ha commesso una inaudita azione di rivolta verso la figura paterna, teme a sua volta di essere detronizzato. Uno dei tuoi figli prenderà il tuo potere.
Queste sono state le ultime parole di Urano mentre ritornava in alto nella sua sfera. Queste parole, forse di vendetta, forse oracolari, turbano la mente di Crono, che, come ogni tiranno, teme più di ogni altra cosa la perdita del potere. Ogni anno, al momento del parto di ciascuno dei suoi figli, Crono, uno ad uno, li divora. Non li mastica, li deglutisce interi, li porta dentro di sé. In questo modo ne blocca la crescita e trae da loro il potere che hanno. Già, perché Rea con Crono non concepisce titani, ma dei. Crono così trangugia Estia, che sarà la dea della casa del focolare, Demetra, dea della natura e delle messi, Era, dea del matrimonio e del parto, Ade, che diventerà il potentissimo dio dei morti, e infine Poseidone, dio dei maremoti e dei terremoti, signore del mare. Questa azione, ripetuta ogni anno, procura a Rea una pena insopportabile. Quando la dea si trova in procinto di partorire il terzo figlio maschio, piena di speranza si rivolge ai genitori, Gea e Urano, per farsi consigliare da loro in che modo potrà dare alla luce questo bimbo, salvarlo e al tempo stesso vendicare sia l'evirazione del padre, sia la triste sorte degli altri figli che Crono ha ingoiati. La terra e il cielo stellato ascoltano la figlia e le rivelano quale destino sia riservato al suo sposo, re Crono, e a questo suo futuro figlio. Questo destino è ineluttabile, ma Rea dovrà fare la sua parte. Partorisce il suo terzo figlio maschio a notte fonda, sul monte Liceo in Arcadia, dove i corpi non proiettano ombra, e tuffa il piccolo nel fiume Neda, in questo modo affidandolo alla madre terra. Gea porta il prezioso bambino a Litto, in Creta, e lo nasconde nella grotta di Tea, sulla collina Egea. Tornata da Crono, Rea porge al marito una grossa pietra avvolta nelle fasce. Crono, il terribile, la prende e vorace la inghiotte senza accorgersi che non si tratta del corpicino del figlio. Sano e salvo, il piccolo, incurante di Crono, cresce aspettando il momento opportuno per cacciare il padre e regnare al suo posto, succedendogli al trono. Questo neonato, che dorme in una culla dorata, appesa ad un ramo di un albero, sorvegliato da 2 sorelle ninfe dei Frassini, Adrastea e Io, e da una simpatica capra, è colui che diverrà il re e il padre eterno di tutti gli dei e di tutti gli uomini, signore del tuono e della folgore. Questo neonato è Zeus. Cronometro, cronografo, cronologia sono tutti termini quotidiani che derivano da crono, che significa tempo. Come spesso accade, dietro a dei termini che paiono innocenti c'è del lavoro di scavo da fare. Per i greci di epoca più tarda, Crono è Cronos, cioè il padre tempo, che avanza inesorabile con la sua falce. Questa visione viene rafforzata dal fatto appunto che Crono, con il falcetto, pone fine al tempo di Urano.
La triste mietitrice, la morte, nell'iconografia viene raffigurata con una falce in mano. È un chiaro riferimento al termine, al passaggio inesorabile, alla cesura della vita che forse proprio da questo antico evento trae origine. Altrettanto, nell'immaginario generale, il tempo come crono che ingoia i propri figli è ciò che tutto divora, ciò che tutto fagocita e fa scomparire i nostri progetti, le nostre speranze, le nostre vanità. Ma c'è un altro Cronos nella mitologia orfica delle origini, ed è proprio il dio tempo primigenio, con corpo di serpente alato, con una testa di toro, una di leone e tra le due una terza con il viso di un dio dai tratti umani. Questo serpente stringe e avvolge tutta la realtà, asseconda e distrugge per poi far rinascere ogni cosa. Egli è padre, insieme con Ananke, la necessità, di Etere, la divinità della luce del giorno, di Erebo, la divinità della notte oscura e addirittura del caos stesso. Non c'è dubbio, però, che abbiamo ereditato l'idea di tempo dal titano Crono, come terribile, inesorabile, implacabile divoratore di tutto ciò che esiste, esattamente come il tempo, ahimè, è uso fare. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.